Ciao, oggi parleremo di una band romana formata nel 2007, molto attiva in Italia ma soprattutto all'estero. Con la qui presente Daniela Giombini Ciao. siamo andati a trovare Lorenzo Moretti, chitarrista dei Giuda. Prima di sentire quello che Lorenzo ci ha detto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi cortesemente al mio canale YouTube. E grazie. Perché Giuda? Ma non c'è nessun motivo particolare, motivi politici o religiosi. Ho sempre pensato che fosse un nome che suona bene, Giuda, e l'ho sempre immaginato scritto o disegnato su una copertina. Ho pensato che fosse appunto qualcosa che rimane impresso e che ha insomma qualcosa di affascinante. Sin dal vostro primo album avete inciso per etichette straniere. Come avete ottenuto il vostro contratto discografico e perché all'estero e non in Italia questo interesse? Credo sia stato casuale. Con i Taxi eravamo legati ad un'etichetta di Los Angeles chiamata Dead Beat Records. Quando registrammo il disco con i Giuda, Resi Roller, feci sentire il disco a Tom, se non sbaglio, e lui fu uno dei pochi che subito pensò appunto di stamparlo, e stampò poche copie, stampò credo 1000 copie in vinile e 1000 copie in CD. Si è subito scatenato tanto interesse intorno al gruppo. Il primo singolo è stato realizzato da un'etichetta italiana che è la White Zoo di Lecce, di Sergio Chiari, quindi in realtà la prima uscita dei Giuda esce per un'etichetta italiana. Quante copie vendete? Allora, del primo disco ne abbiamo vendute veramente tante perché è stato ristampato diverse volte. Non ti so dire esattamente, non so quantificare quante copie sono state vendute finora, ma una decina d'anni fa avevamo venduto 10.000 copie di Resi Roller. Negli anni, in 10 anni, penso che avremo sicuramente oltrepassato le 30.000, però i nostri dischi sono stati ristampati dall'etichetta americana, dall'etichetta giapponese, dall'etichetta svedese, dall'etichetta inglese, quindi ho un po' perso il conto. Voi siete molto conosciuti in Italia e all'estero. C'è un paese fra tutti dove i fans vi seguono con particolare calore? Beh, sicuramente gli Stati Uniti è un paese dove il pubblico è cresciuto anno dopo anno. Abbiamo cominciato a suonare negli Stati Uniti nel 2012. Nel 2012 e nel 2013 abbiamo fatto i nostri primi tour negli Stati Uniti, che erano veramente molto amatoriali, nel senso che erano organizzati un po' così, insomma, erano le prime esperienze che facevamo all'estero, e lì anno dopo anno le cose sono cambiate a vista d'occhio. Ogni anno che tornavamo il pubblico era sempre più numeroso, i locali erano sempre più grandi, cominciavamo a fare i primi sold out così, e penso sicuramente agli Stati Uniti, ma anche l'Inghilterra è un paese dove abbiamo un bel seguito, la Francia dove c'è anche il nostro fan club storico, quindi... Quanti tour fate l'anno? Cioè, prima del lockdown? Allora, ti posso dire che facevamo più di 100 date all'anno, tra tour e date secche, eravamo continuamente in giro. Siete anche molto popolari fra le rockstar musicali a livello internazionale. Quali fra loro sono i vostri fan? Mi ricordo Joe Elliott, il cantante dei Def Leppard, che aveva scritto un articolo sui 200, le 200 canzoni da ascoltare prima di morire, ci aveva infilato dentro Number 10, Robin Wills dei Barracudas, che è questo gruppo, One Hit Wonder, come dicono gli inglesi, che fece questo pezzo che andò in classifica nel 78 appunto con i Barracudas, i Turbo Negro i Captain Sensible dei Dead, Phil King dei Lush e dei Jesus and Mary Chain.
Nel vostro sound si sentono svariate influenze musicali. Quali sono i gruppi che vi hanno ispirato e come definireste la vostra musica? Dentro c'è tutto quello che amiamo, che abbiamo ascoltato negli anni. Siamo cresciuti ascoltando punk, ma è chiara l'influenza, penso, di gruppi anni 60 come The Move o Small Faces, Equals, fino ad arrivare ai gruppi degli anni 70 come Slade, Sweet, i Faces di Rod Stewart. Ci hanno attaccato tantissime etichette, una su tutte appunto il glam rock, perché non abbiamo mai fatto mistero della nostra passione per quei gruppi cosiddetti junk shop glam, ovvero spazzatura in un certo qual modo, perché erano appunto questi gruppi che nei primi anni 70 realizzavano magari un singolo cercando di imitare quelle band che andavano per la maggiore in Inghilterra come gli Slade, Susi 4, i Mad, e che poi dopo un singolo si scioglievano. Ci hanno definito un po' in tutti i modi, anche perché, e questo è un po' un motivo d'orgoglio, perché poi c'è stata un'evoluzione del nostro suono, quindi dal power pop a glam rock a punk. Io penso che i Giuda siano una rock and roll band moderna, ma con una forte influenza delle band che ho citato prima, dal punk, gli anni 70. Abbiamo un po' reinterpretato questo, ecco, quel sound lì, l'abbiamo un po' modernizzato e riportato ai giorni nostri. Credo che si possa dire che i Giuda hanno comunque un suono che è ben riconoscibile, ecco, quando uno ascolta il pezzo penso che possa dire, ecco, questo è un pezzo di Giuda. Adesso state con un'agenzia di booking grossa, la Berley Arts, no? E contate di tornare ai livelli prima del Covid, nel 2022? A livello di date, dici di Sì, tour. di date. Prima della pandemia eravamo continuamente in tour. Spero che si possa tornare a suonare come prima, anche se non ne sono sicurissimo. Ecco, so che adesso stanno venendo fuori parecchie date, abbiamo una serie di date in Germania, in Francia, in Spagna, tutte per il 2022. Noi poco prima dello scoppio della pandemia, di questo casino, eravamo pronti per partire per il Giappone, e quindi per noi ormai era diventato, ecco, il quotidiano, quello delle prove, il tour, il disco nuovo. Vediamo. Frequentavate la libreria di Valerio Marchi a San Lorenzo e che ricordo avete di Valerio? Sì, ho frequentato, sono passato diverse volte alla libreria di Valerio. Quello che era più legato a Valerio è sicuramente Tenda, il nostro cantante, che era, credo, abbastanza amico di Valerio. Io non l'ho mai conosciuto, se non in maniera superficiale. Comunque Valerio era una figura importante, credo, proprio per un certo tipo di scena che ruotava proprio intorno alla sua libreria, quindi è sicuramente un personaggio che è stato molto importante per Roma negli anni passati. Siete in studio per registrare del nuovo materiale, me ne vuoi parlare? In realtà no, no, sono in studio per realizzare del nuovo materiale con un'altra band, un altro progetto che si chiama Zac, e sto insieme a Tiziano Tarli e Emanuele Sterbini e Pablo Tarli stiamo registrando il nuovo disco, e quindi Pablo questo è il pure. motivo, sì, questo è il motivo per cui in questi giorni sono in studio, non per i Giuda in Quindi questo momento. progetti paralleli. Un progetto parallelo, sì. Invece i Family? I Family riguardano il nostro batterista Alex, che è il batterista anche dei Family, che sono un progetto funky in cui suona appunto anche Tiziano Tarli, che poi suona con i Zac, è tutto un intreccio. Ok. Però sì, credo che i Family stiano registrando dei provini in questo momento. E la nuova line-up come ti trovi? Con la nuova line-up mi trovo bene, abbiamo avuto qualche cambiamento e sono subentrati due ragazzi, Mattia Mari al basso e Christian alla chitarra. Ma dal punto di vista tecnico nessun stravolgimento, dal punto di vista umano
ci troviamo bene, e questa è una cosa importante perché appunto poi quando si parte e si sta per tanto tempo fuori casa, è bene che si viaggi appunto con le persone giuste. Loro sono dei nostri, diciamo, e quindi nessun cambiamento che ha stravolto un po' gli equilibri interni del gruppo, ecco. Avete in programma un nuovo album per il futuro? Sicuramente torneremo in studio. Adesso come adesso non c'è in programma, non abbiamo in programma di registrare il nuovo album. Probabilmente proveremo a registrare dei pezzi che potrebbero forse finire su un nuovo singolo, magari fare un nuovo video, ma per ora non c'è in programma un nuovo album. Nascete dalle ceneri dei Taxi. Avevate registrato album, compilation con loro? In che anno vi eravate formati? Ci siamo formati nel 97, io e il cantante Tenda suoniamo insieme da quando eravamo bambini. Abbiamo cominciato credo nel 91-92, io avevo appena 12 anni, lui ne ha 2 più di me, quindi aveva 13-14 anni. I Taxi nascono proprio nel 97, il primo singolo esce per 2 etichette romane nel 1999, che sono la Hate Records di Pierluigi Bella e la Rave Up Records di Pierpaolo De Iulis. In tutto sono usciti 4 singoli come Taxi e 2 album. Un album che è uscito nel 2003 per la Dead Beat di Los Angeles, e anche il secondo disco che, se non sbaglio, è uscito nel 2005, sempre con la Dead Beat Records, e si chiama You Talk Too Much. Poi di lì a poco è venuto a mancare il nostro batterista e abbiamo deciso di smettere, proprio perché avevamo un legame molto forte, quasi fraterno, e quindi non aveva proprio più senso continuare a suonare, portare avanti un progetto con un'altra persona, con un altro membro. Da là abbiamo detto fermiamoci, e proprio per questo sono nati Giuda, perché poi di lì a poco ci siamo ritrovati comunque in sala prove, perché la voglia di suonare, di stare insieme era comunque tanta, e abbiamo cominciato a provare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, figlio poi un po' degli ascolti del momento. In quei periodi ascoltavamo tantissimo questo benedetto junk shop glam rock, erano uscite delle compilation per la RPM inglese, aveva tirato fuori queste compilation che mi avevano ridato un po' quell'energia che mi aveva dato il punk 10 anni prima, con tutti questi gruppi che si trovavano in queste compilation, all'epoca chiamate appunto Kill by Death, con tutti questi gruppi sconosciuti, jugoslavi, francesi, svedesi. Tu sei un collezionista ed esperto di musica glam ed hai partecipato al libro internazionale Wired Up, è incentrato su questo genere musicale. Ci vuoi parlare di questo libro? Wired Up è un progetto, non ricordo esattamente l'anno, ma credo sia uscito nel 2012-2013, e è un progetto di un ragazzo di New York che si chiama Jeremy Thompson, e della sua compagna Mary Blunt, che raccoglie una serie di copertine, soltanto le copertine di questi singoli usciti nella prima metà degli anni 70, più o meno legati a questo genere, appunto, junk shop glam e glam rock. Per lo più copertine di stampe italiane, francesi, inglesi, portoghesi, veramente veramente molto strane e particolari. È un bel libro, e ho contribuito semplicemente perché ho moltissimi singoli legati a questo genere, quindi gli ho mandato tutte le copertine, quelle più strane, quelle più particolari, che avrebbe poi potuto mettere nel libro, e in realtà poi ce ne sono finite tantissime, quindi penso che il mio intervento poi sia stato utile, ecco. Siete riusciti a legare la vostra passione calcistica per la Roma con quella per la musica in Number 10, che è un brano che avete dedicato a Francesco Totti. Sapete se lui l'ha ascoltato, se gli è piaciuto? Assolutamente, siamo riusciti a conoscere Francesco Totti proprio grazie a questa canzone, perché anni fa è stato fatto un documentario chiamato Nel pallone da mia moglie, che allora non era ancora mia moglie, Lara Rongoni, e fummo contattati appunto proprio perché questo documentario parlava appunto della musica legata al calcio, quindi ci portarono a Trigoria, dove abbiamo conosciuto Francesco Totti,
E la cosa più bella è stata che quando gli hanno messo davanti il computer per guardare il video di Number 10 ha riconosciuto intanto il campo dove è stato girato, perché è quello della Fortitudo, dove lui credo abbia proprio cominciato a giocare da piccolo. Sta a San Giovanni, vicino Porta Metronia, il campo della Fortitudo. E poi guarda il video e fa: ma devo dire pure che mi piace? E quindi no, è stato simpatico e per noi è stato fantastico, perché comunque essendo tifosi e perché è tifoso della Roma penso che non ci siano dubbi su chi è stato il calciatore, comunque il personaggio più importante credo della storia della Roma. Ci ha fatto gioire così tante volte che trovarselo comunque di fronte è stato emozionante. Qualche anno fa avevo visto un film italiano che aveva tutta la vostra musica e colonna sonora. Ma come si intitolava? L'ho rivisto ultimamente per caso, credo che tu parli di Forever Young di Brizzi. Sì, è un film con Teo Teocoli, Sabrina Ferilli e Lillo. E l'ho rivisto ultimamente, lo davano in televisione e proprio così cambiando ho sentito che c'era All Me Tight, uno dei nostri pezzi. Erano tutti pezzi editi però? Sì, O avevate composto... erano dei brani della BMG. La strumentazione vintage che usate è parte integrante, credo, del vostro suono. Ho visto che adesso state usando degli amplificatori Davoli. Come mai questa scelta? Allora, in realtà i davoli sono le casse sono le davoli, gli amplificatori sono sono testate francesi che nascono in realtà nascono come amplificatori hi-fi, sono anni 60 e hanno addirittura l'ingresso per il giradischi, quindi non sono degli amplificatori da chitarre, noi li abbiamo modificati, ci abbiamo infilato dentro brutalmente le chitarre e hanno tirato fuori questo suono intorno al quale poi ci abbiamo costruito proprio il sound del gruppo. Tutti i nostri dischi sono registrati con quegli amplificatori, andiamo in tour sempre con quegli amplificatori, quindi ce li portiamo in aereo, in furgone, in macchina, in nave, e devo dire che sono proprio un'attrazione. Tutti i fonici dall'America alla Svezia fotografano puntualmente: ma dove avete preso questi amplificatori? Sono sti pezzi di ferro con un teschio, con la lancetta che ti dice se la corrente è troppo o è poca, però hanno un sound che ricorda veramente quello dei primi AC/DC, quella distorsione non data dal gain, hanno questa distorsione naturale che veramente ha contraddistinto il nostro suono dal 2011 fino ad oggi. Senti, se qualcuno dice porco Giuda, può offendere? No, assolutamente, anzi, pubblicità. Lorenzo, grazie. Grazie a voi. Grazie. Leave all your fears behind.